Ciao e benvenuto o benvenuta in quest'ultima lezione di questa sezione dedicata alle pagine e alle web part, in cui andremo a trattare della configurazione della navigazione, quindi della navigazione di tutto il nostro sito SharePoint. Quindi vedremo la visualizzazione automatica nella struttura di alcune voci di menu nel momento in cui, scegliendo un nuovo oggetto, non andremo a togliere la spunta da qui e quindi verrà automaticamente messo nel menu. Poi vedremo la modifica del menu cliccando qua giù su modifica e andando a modificare alcune voci o ad aggiungerne altre con questo pulsantino più, posizionandoci tra una voce e l'altra. E poi andremo a vedere anche l'impostazione del menu non visibile non nel senso che è invisibile, ma che non si vede ad occhio nudo dalla pagina principale del sito SharePoint, ma è un po' nascosto e quindi va cercato per poter inserire dei link come questi qua su in alto, che altrimenti verrebbero inseriti qui. Quindi spostiamoci sul nostro sito SharePoint come al solito e andiamo a vedere il nostro menu. Quando apriamo un sito SharePoint, ora qui abbiamo già delle voci che noi abbiamo introdotto via via che abbiamo fatto le lezioni, però abbiamo di default i link all'home page, alle conversazioni, al blocco appunti, alle pagine, ai documenti, al contenuto del sito. Anche in alcuni siti, per esempio qui, però il contenuto del sito va cercato qui, non lo ha messo di default in questo modello. Se lo apri di iniziativa tua da solo questo modello, da sola questo modello di corsi di formazione, vedrai che qui non viene contenuto del sito, va cercato qui. In altre circostanze, se non vengono scelti dei modelli, metterà anche contenuto del sito qui accanto. Però ecco, a parte queste voci che vengono inserite di default, quest'altre vengono inserite o automaticamente se noi, nel momento in cui per esempio andiamo a scegliere la voce elenco e andiamo a scegliere di creare un elenco vuoto, e da qui andiamo a dare il nome all'elenco e ci apre l'elenco. Se noi non togliamo questa spunta, il nome dell'elenco comparirà automaticamente nel menu qui accanto. Se vogliamo che questo non accada, andiamo a togliere questa spunta. Quindi abbiamo visto questa prima opzione, adesso dobbiamo vedere la modifica del menu. Quindi torniamo nel sito e andiamo a vedere come si fa a modificare il menu. Si va qua giù in fondo, si clicca su modifica e a questo punto ci si apre la possibilità di modificare il nostro menu. Quindi per esempio possiamo cliccare qui su questi puntini e andare a modificare questa voce. La possiamo modificare nel senso che possiamo scegliere un'opzione diversa, invece che un collegamento possiamo scegliere un'etichetta, possiamo inserire il calendario, possiamo inserire il blocco appunti, possiamo inserire Teams, possiamo inserire Planner. Ora, ovviamente, se abbiamo già dato una voce a un qualcosa all'interno del nostro menu, non andremo a modificarlo. Magari se vogliamo inserire qualcos'altro, qui andiamo a cliccare su annulla, ci posizioniamo come vedi tra una voce e l'altra, clicchiamo su più, qui andiamo a scegliere l'opzione. Nella maggior parte dei casi si tratterà di un collegamento, qui inseriamo il collegamento e qui inseriremo il testo che vogliamo visualizzare. Per esempio, proviamo, chiudiamo un attimo qui, clicchiamo su annulla, andiamo nelle pagine del sito e prendiamoci un indirizzo da mettere all'interno del nostro menu in un pulsante. Quindi per esempio corso di inglese intermedio, mi posiziono qua su, clicco due volte, CTRL C, copio questo indirizzo internet, poi ritorno qui, clicco su modifica, supponiamo che io lo voglia mettere qui, clicco su più, scelgo la voce collegamento perché è un collegamento internet e qui ci scriverò corso di inglese, basta anche così perché sennò magari poi non si vede bene, corso di inglese. Qui vado a cancellare quello che c'è scritto, CTRL V, incollo e a questo punto vado a cliccare su ok e vedi che il corso di inglese è apparso qui. Quindi ora per esempio se io
Ovviamente dovrò andare a salvare qua giù in fondo. Se ora tornassi in home page e poi volessi andare a corso d'inglese, ci posso andare direttamente da qui. Quindi lo posso raggiungere direttamente dal menu perché ho inserito appunto questa nuova voce. Poi c'è un'ultima possibilità, è l'ultima cosa che vediamo, e cioè la possibilità di mettere dei link qua su in alto. Io per fare le diapositive ho messo questo link docenti, se ci clicco io vado all'elenco dei docenti. Ora supponiamo che io voglia fare un altro collegamento qua su in alto perché ti voglio far vedere come si fa, e supponiamo di volerlo fare agli allievi del corso di cucina. Anzi no, questo è un elenco vuoto. Facciamo certificati medici iscritti al corso di ballo, quindi CTRL C, copio questo indirizzo. Come possiamo fare a ottenere un link qua su in alto? Dobbiamo cliccare qui su la rotellina, poi dobbiamo cliccare su informazioni del sito, poi cliccare ancora su visualizza tutte le impostazioni del sito, e a questo punto dobbiamo andare a cliccare qui su modifica collegamenti. Ecco perché non era visibile, perché ci sono da fare un po' di passaggi per raggiungere questo ambiente. Dopo aver cliccato su modifica collegamento, clicchiamo qui su aggiungi collegamento. Qui andiamo a scrivere certificati medici iscritti al corso di ballo. Qui andiamo con CTRL V ad incollare l'indirizzo che abbiamo precedentemente copiato, clicchiamo su OK, clicchiamo su salva, e adesso se torniamo nell'home page del sito SharePoint vedremo che qua su in alto ci sarà anche il link per raggiungere l'ambiente, l'elenco dei certificati medici degli iscritti al corso di ballo. In questo caso è una libreria, quindi è un particolare tipo di elenco, come abbiamo visto nella sezione dedicata. Prima c'era soltanto questo link docenti, come vedi ora si è aggiunto anche questo link certificati medici iscritti al corso di ballo. Quindi questo è un altro modo per ottenere dei link, oltre quello che possiamo ottenere cliccando qui su modifica e andando ad inserire altre voci qui nel menu a sinistra. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!